Ciao a tutti e bentornati sul canale. Sono Giovanni, la vostra guida di fiducia per imparare l'italiano in modo naturale e pensare in italiano. Ma oggi sono davvero emozionato. Immagina di andare a dormire e svegliarti parlando meglio una lingua straniera. Fantasia? No, scienza. Perché parleremo di un'idea quasi magica. E se vi dicessi che potete migliorare il vostro italiano mentre dormite? Sì, avete sentito bene. Anche mentre state sognando, il vostro cervello può aiutarvi a imparare l'italiano. Sembra incredibile, non è vero? Immaginate andare a letto la sera e svegliarvi la mattina un po' più bravi in italiano. Ogni singolo giorno, senza fatica extra. In questo video vi spiegherò tutto quello che dovete sapere. Parleremo di come funziona il nostro cervello durante il sonno. Scopriremo se è davvero possibile e vi darò una routine semplicissima per iniziare a farlo già da stasera. Quindi mettetevi comodi, rilassatevi e iniziamo questo viaggio nell'incredibile mondo dell'apprendimento notturno. Ascolta, dormi, ripeti. Si parte. Cosa succede nel nostro cervello mentre dormiamo? Allora, per prima cosa, capiamo cosa fa il nostro cervello quando dormiamo. Questo vi aiuterà a vedere perché il sonno può essere un momento d'oro per l'apprendimento. Quando ci addormentiamo, il cervello non si spegne affatto, anzi, rimane super impegnato. Fa un sacco di lavori importanti. Fa pulizia, organizza i nostri ricordi e aiuta il corpo a recuperare energie. Ci sono diverse fasi del sonno. Una fase cruciale si chiama sonno profondo. Durante il sonno profondo, il corpo si riposa completamente, ma il cervello lavora per spostare le nuove informazioni nella memoria a lungo termine. In pratica, sta salvando le cose che avete imparato durante il giorno. È come mettere i file importanti in una cartella sicura sul computer. Poi c'è un'altra fase, il sonno leggero. Durante il sonno leggero, il cervello è un po' più aperto. Può ancora sentire i suoni intorno a voi, come una musica soft o qualcuno che parla a bassa voce. Ed è proprio qui che le cose si fanno interessanti per noi. Anche se state dormendo, il vostro cervello può ancora notare suoni e messaggi semplici. Ecco perché uno studio dell'Università di Zurigo ha dimostrato che ascoltare frasi semplici in una lingua straniera durante il sonno può rafforzare la memoria lessicale. Il cervello è rilassato, ma può comunque catturare parole e suoni semplici. Non è come studiare da svegli, certo, ma può rafforzare la vostra memoria. Incredibile, vero? Il nostro cervello è come un supereroe che non smette mai di lavorare. E ora che lo sappiamo, passiamo alla domanda da $1.000.000. Ma è davvero possibile imparare l'italiano nel sonno? So cosa vi state chiedendo. Ma Giovanni,
possiamo davvero imparare qualcosa mentre dormiamo? Ok, la risposta è un po' complessa, ma non preoccupatevi, la spiego in modo semplice. La scienza ci dice questo. Mentre dormiamo, il nostro cervello può elaborare le cose che abbiamo imparato durante il giorno. Questo processo si chiama consolidamento della memoria. Ma, e questo è un ma importante, non possiamo imparare tutto mentre dormiamo. Non è che potete mettere un audiolibro in italiano, andare a dormire e svegliarvi la mattina parlando un italiano perfetto. Magari. Purtroppo non funziona così. Però attenzione, anche se non possiamo diventare fluenti, ci sono alcune cose che possiamo imparare più facilmente mentre dormiamo. Per esempio, i vocaboli. Se ascoltate nuove parole o frasi mentre dormite, il vostro cervello può aiutarvi a memorizzarle. La capacità di ascolto. Il cervello può ancora sentire e riconoscere suoni e dialoghi semplici in italiano, aiutandovi a migliorare la comprensione della lingua. C'è un piccolo segreto qui. Il nostro cervello è bravissimo a riconoscere gli schemi, i modelli. Se ascoltate l'italiano in modo calmo e ripetitivo, il vostro cervello inizierà a riconoscere le melodie e i ritmi della lingua. È come quando sentite una canzone alla radio. All'inizio non sapete le parole, ma dopo un po' iniziate a riconoscerle. Ecco, è un meccanismo simile. Ovviamente, l'apprendimento attivo, come parlare o studiare la grammatica, deve essere fatto da svegli e concentrati. Ma usare il sonno come strumento di supporto può fare una grande differenza. Quindi, è possibile? Sì, in un certo senso. Non è una magia, ma è uno strumento utile per rafforzare quello che già sapete e per imparare nuove parole. Ascolta, dormi, ripeti. Come iniziare? La guida pratica. Bene, e ora arriviamo alla parte pratica. Come possiamo iniziare? Sto per darvi alcuni semplici passi per aiutarvi a imparare l'italiano mentre dormite. Pronti? Andiamo! Passo numero 1. Preparare il materiale. La prima cosa di cui avete bisogno è il materiale giusto da ascoltare. Iniziate scegliendo un audio in italiano semplice e adatto al vostro livello. Potrebbe essere una lista di vocaboli che volete imparare, una breve conversazione in italiano, oppure un video rilassante con una voce lenta e chiara. La chiave è scegliere qualcosa di semplice e chiaro, così il vostro cervello può elaborare le parole facilmente. Non scegliete niente di troppo difficile o veloce. Volete che l'italiano sia facile da capire anche mentre dormite. E qui un piccolo trucco. Potete creare voi le vostre registrazioni. Registrate le parole o le frasi che volete imparare. Potete dirle lentamente, con la vostra voce, e poi ascoltarle mentre dormite. In questo modo sentirete esattamente le parole che volete praticare. Quindi, quali sono i materiali migliori? Ecco qualche idea. Liste di vocaboli. Perfette se state iniziando. Possono includere parole comuni
o temi specifici come cibo, famiglia o viaggi. Sentirle ripetute aiuterà il cervello a riconoscerle. Dialoghi semplici. Cercate conversazioni brevi tra due persone, lente e facili da seguire. Questo abitua il cervello a sentire l'italiano in un contesto naturale. Video rilassanti. Esistono molti video pensati per rilassarsi, con una voce calma e una dizione lenta. Sono perfetti per questo esercizio. Passo numero 2. Preparare l'ambiente. Ora parliamo della vostra stanza. Create il vostro santuario del sonno. Silenzioso, confortevole, con luci soffuse. Se c'è troppo rumore o troppa luce, il cervello farà fatica a concentrarsi sull'italiano. Usate cuffie leggere o altoparlanti. Il volume deve essere bassissimo, quasi un sussurro. Non dovete sentire tutto perfettamente. Il cervello catturerà le parole anche se il suono è molto debole. Un consiglio. Ci sono delle cuffie per dormire, create apposta per essere comode quando siete sdraiati. Sono ottime per questo scopo. Passo numero 3. Il tempismo è tutto. Quando iniziare ad ascoltare l'audio? Il momento migliore è giusto prima di addormentarvi. Potete impostare l'audio perché duri circa 30 minuti o anche un'ora. In quel tempo il vostro cervello inizierà a rilassarsi e sarà pronto ad assorbire i suoni e le parole. Passo 4. La costanza è la chiave. E ora il punto più importante di tutti, la costanza. Come per ogni cosa nell'apprendimento, per vedere dei risultati dovete essere costanti. Provate ad ascoltare l'italiano ogni notte. È come innaffiare una pianta, non basta farlo una volta, bisogna farlo con regolarità. Più lo fate, più il vostro cervello si abituerà a riconoscere le parole. Ma siate pazienti. I progressi saranno lenti, ma costanti. Passo 5. Creare una routine rilassante. Potete inserire questo metodo in una bella routine serale. Ecco un'idea. Iniziate ascoltando musica tranquilla o una storia rilassante in italiano. Poi, quando siete pronti per dormire, fate partire il vostro audio per l'apprendimento. E mi raccomando, evitate di guardare lo schermo del telefono subito prima di dormire. La luce rende più difficile addormentarsi. Questa routine vi aiuterà non solo a migliorare l'italiano, ma anche la qualità del vostro sonno. Passo 6. Il potere delle affermazioni positive. Ecco un trucco psicologico molto interessante. Potete ascoltare delle affermazioni positive in italiano mentre dormite. Sono frasi brevi e incoraggianti, come «Sto imparando l'italiano ogni giorno», «La mia sicurezza migliora sempre di più», «Credo in me stesso e nella mia capacità di imparare». Queste frasi non solo insegnano parole, insegnano fiducia. Passo numero 7. Tracciare i progressi. Infine, tenete traccia di quello che state imparando. Potete annotare le nuove parole che sentite o notare se ci sono dei cambiamenti in quanto capite durante il giorno. Questo vi manterrà motivati e vi aiuterà a vedere i piccoli ma importanti miglioramenti che state facendo. Cosa non aspettarsi. Ora un po' di onestà. Questo metodo è utile, ma non è magico.
Non diventerete fluenti in una notte. Lo so, sarebbe un sogno, ma imparare una lingua richiede tempo e pratica. L'apprendimento nel sonno è un aiuto, un acceleratore, non una scorciatoia magica per la fluenza. Non imparerete la grammatica complessa nel sonno? Ascoltare audio di notte non vi insegnerà la differenza tra l'imperfetto e il passato prossimo, per esempio. Per quel tipo di progressi, l'apprendimento attivo, lo studio e la pratica da sveglio sono ancora necessari. Non sostituisce l'apprendimento attivo. L'apprendimento nel sonno è una cosa in più, uno strumento da aggiungere alla vostra cassetta degli attrezzi. Va combinato con altri metodi: leggere, parlare e praticare durante il giorno. Ogni cervello è diverso. Alcuni vedranno risultati subito, altri no. Va bene così. Se non notate subito dei risultati, non scoraggiatevi. La chiave è provare e rimanere costanti. Ultimi consigli e motivazione finale. E prima di salutarci, lasciate che vi dia qualche ultimo consiglio per questo viaggio e ovviamente un po' di motivazione per non mollare mai. 1. Siate pazienti. Ricordate, imparare una lingua è una maratona, non uno sprint. Siate gentili con voi stessi. 2. Siate costanti. Lo so che l'ho già detto, ma è il punto più importante. La costanza è la chiave del successo. Provate a farlo ogni sera, anche solo per 20 minuti. La ripetizione creerà l'abitudine. 3. Combinate apprendimento attivo e passivo. Non dimenticate di praticare attivamente durante il giorno. Parlate, scrivete, guardate video. Usate le ore di veglia per usare quello che il vostro cervello ha assorbito durante la notte. 4. Credete nei piccoli progressi. Ogni cosa conta. Anche se imparate solo 2 nuove parole, è un progresso. Celebrate le piccole vittorie. Sommate, fanno un risultato enorme. E infine, rimanete motivati. Imparare l'italiano è un viaggio. Credete in voi stessi. Ogni giorno state migliorando. State facendo un ottimo lavoro. Quindi continuate ad ascoltare, continuate a praticare e soprattutto divertitevi durante il processo. Ascolta, dormi, ripeti. Conclusione. Grazie mille per avermi seguito in questo viaggio notturno. Vi sentite ispirati a provare? Quale audio userete per la vostra prima notte di apprendimento? Scrivetemelo nei commenti. Non vedo l'ora di leggervi. Se questo video vi è stato utile, lasciate un bel like, condividetelo e iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi consigli. Dormite bene, imparate bene e noi ci vediamo nel prossimo video. A presto e continuate a pensare in italiano.